Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di gennaio 2026 e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Adesso possiamo partire con la vostra lettura e, ovviamente vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi, che diciamo andrò ad utilizzare in descrizione trovate i link per vederli meglio con le video recensioni e anche i link per acquistarli e in più, devo assolutamente aggiungere che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Facciamo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati con il vostro arcano del mese di dicembre. L'imperatore che effettivamente vi rappresenta totalmente. In più ci dice che può essere stato un mese importante per riprendere il controllo di voi, di alcune situazioni che state vivendo, di fare ordine, di stabilire dei propositi concreti da realizzare e quindi anche, prepararvi a nuove situazioni, però a partire da quello che avete a disposizione e questo è assolutamente importante. Adesso andiamo a vedere quale sarà il vostro arcano nel mese di gennaio. Andiamo a vedere proprio come inizierà questo anno 2026 e voi lo farete con la carta degli amanti, molto interessante perché sappiamo spesso essere associata alle scelte più importanti, le decisioni che in qualche modo, ci fanno, capire come procedere in un percorso. Non solo, probabilmente questa carta ci consiglia di andare ad equilibrare delle energie opposte. Dentro di noi abbiamo tutte le energie possibili e immaginabili, però ci sono quelle che, magari sono in conflitto e allora, tra ragione, e cuore e sentimento, magari anche alcune emozioni o idee contrastanti su come svolgere e portare avanti qualcosa. Quindi in tutte queste, situazioni di incertezza, di dubbio, di conflitto, in pratica questa carta ci dice che dobbiamo portare, armonia e ascoltare tutte le varie voci e indicazioni dentro di noi per cercare di trovare quell'equilibrio giusto che ci farà fare appunto delle scelte importanti e decisive riguardo ai vari ambiti o un percorso nello specifico. E adesso mettiamo questa carta qui e andiamo a vedere le vostre energie principali e quindi anche, energie che ci possono aiutare a capire come gestire il nostro mese. Vado a dividerlo più o meno in 3 parti, così avrete anche un'idea sulle tempistiche e poi ovviamente vedremo l'ambito amore, lavoro, finanze e infine i segni zodiacali da attenzionare. Come prima carta troviamo l'asso dei bastoni, si avvicina molto a voi nel senso di energia, di fuoco. Probabilmente è proprio i primi 10 giorni dell'anno che saranno determinanti per cogliere ispirazione, per iniziare qualcosa, per accendere la fiamma delle vostre idee, delle vostre passioni e quindi direi che tutto quello che avete pensato precedentemente è proprio il caso di iniziarlo proprio, come vi dicevo nei primi 10 giorni, perché poi troviamo il cavaliere di bastoni, anche qui un'energia, di fuoco, però abbastanza impetuosa, nel senso che, probabilmente alcune cose si muoveranno abbastanza in fretta, possono giungere a voi,
delle notizie, delle informazioni o anche nuova energia e ispirazione da utilizzare nelle varie circostanze. E infine chiudiamo con il 9 di pentacoli che è legato alla terra, ci fa capire che effettivamente giunge il momento di raccogliere, di concretizzare, di avere soddisfazioni, di essere comunque tranquilli, di aver fatto bene. Ovviamente si giunge a questo, come abbiamo visto, lavorando in un certo modo, quindi essere determinati, coraggiosi, lasciarsi, coinvolgere e trascinare dalla vostra stessa energia, dalla vostra volontà, e quindi ecco che si arriva nel miglior modo possibile proprio a fine mese. E adesso, dopo queste energie generiche, addentriamoci nella lettura andando a vedere l'ambito amore. Ambito amore, ovviamente coppia single, però ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti per voi, amicizia, famiglia, eccetera. Quindi andiamo ad ascoltare cosa ci dicono, gli arcani e poi quindi ovviamente andrete ad adattare a quello che state vivendo. Troviamo il 9 di coppe, poi il 2 di spade e infine il re di spade. Allora, nelle coppie o comunque nelle relazioni più importanti, quelle direi dove c'è una fase di incertezza, non voglio dire di conflitto, perché spesso quando salta fuori il 2 di spade abbiamo bisogno di confrontarci, di trovare un punto d'incontro, di, mediare. Ricordatevi che voi avete appunto la carta degli amanti che leggermente richiama, questo conflitto, questa incertezza. È vero, possono esserci delle tensioni, ricordiamoci che effettivamente si tratta di un mese abbastanza "positivo" tra virgolette, nel senso di, saper di avere a che fare con, persone che aiutano, che, sono solide, ci sono, forse un po' troppo razionali per certi aspetti, ma forse a voi va bene in questo modo perché abbiamo visto che è un mese decisivo e importante, soprattutto per magari lavoro, passioni, cose che vi coinvolgono particolarmente, quindi obiettivi da centrare e che richiamano tanta energia e dedizione. E allora avere solidità, certezza, anche, idee, possibilità di portare avanti, di consolidare l'amore, l'affetto. L'unica cosa sì, c'è questo 2 di spade che è vero, può portare un po' di tensione. Più o meno al centro del mese ci si deve aspettare, un po' di energie bassine, però effettivamente tutto può, tranquillizzarsi. Ecco, ci vuole un po' di razionalità, un po' di concretezza o comunque cercare di, prendere il controllo soprattutto delle proprie emozioni, perché quando ci si lascia sovrastare da, le emozioni, soprattutto quando sono un po' troppo forti, complesse da gestire, allora, può portare un po' di turbolenza. Però come si vede, riuscirete in varie circostanze. Magari per, i single si tratta di un mese molto emotivo o emozionale perché si vede proprio dall'asso di coppe, dalla luna e dal cavaliere di bastoni perché, magari molti di voi, si trovano in una fase iniziale, oppure di conoscenza, anche nuova conoscenza, nascita di un sentimento, un coinvolgimento, un qualcosa che sentite può essere importante nei confronti di una persona. Poi insomma dipende, in che punto vi trovate. È vero che già la vostra carta principale può anche
parlare di, amore, di nuovo amore, oppure relazione che migliora, che si consolida ulteriormente. E quindi direi per i single ci sono delle situazioni un po' altalenanti e che, possono, risolversi, chiarirsi, verso la fine del mese, perché questa luna porta una fase di incertezza, situazioni un po' particolari, situazioni esterne che vi destabilizzano, oppure le vostre stesse emozioni contrastanti. Ecco perché c'è bisogno di trovare un equilibrio e di capire effettivamente che cosa vuol dire per voi, cosa rappresenta quell'asso di coppe. Come vi dicevo è nascita, è nuovo inizio, per alcuni di una relazione, di una conoscenza o nuova persona che entra nella vostra vita. Può essere anche un'energia che riguarda, voi stessi, di amarvi, di coccolarvi, di fare proprio delle cose che vi piacciono particolarmente. E adesso andiamo a vedere l'ambito lavoro, lavoro e finanze. Troviamo il 6 di coppe. Lavoro finanze ovviamente per chi ha già il lavoro e chi è alla ricerca. A volte possiamo anche trovare delle informazioni su nuove idee, propositi. In genere, vi vogliono dire queste carte che, soprattutto con il 6 di coppe c'è un qualcosa del passato o delle idee che sono già nate precedentemente e che quindi hanno, bisogno di essere concretizzate, hanno bisogno di essere accese come fuoco, come ispirazione per, cercarle di gestire al meglio. Infatti troviamo la stella. La stella ci proietta nel futuro. Probabilmente sono idee e progetti a lungo termine che hanno bisogno di tempo per realizzarsi, per manifestarsi, per cercare di capire, se funzionano veramente. Quindi abbiate pazienza, non mettetevi fretta, continuate a coltivare i vostri sogni, i vostri desideri, magari c'è bisogno di più fermezza. Infatti troviamo questo asso di spade che ci indica più razionalità, più fermezza, più, decisione e coraggio. Magari salta fuori un'idea, una proposta da valutare. Quindi vi dicevo proprio per le questioni totalmente pratiche può essere un investimento di energia e tempo maggiore, può essere anche che loro vi stiano dicendo: "Abbiate pazienza, alcuni risultati, soprattutto di guadagni e ottenimenti e soddisfazioni, hanno bisogno di tempo, quindi continuate a procedere in questo modo". Anche per chi ha il lavoro, magari ci sono delle cose che, se le avete lasciate in sospeso, oppure avete già delle idee, che avete trovato precedentemente, allora bisogna trovare il momento giusto per agire, per intervenire e lo troverete nel corso del mese, soprattutto con un'opportunità verso la fine. Per chi è alla ricerca di lavoro, troviamo, il, re di spade, l'asso di coppe e il fante di coppe. C'è qualche novità interessante, molto interessante e anche coinvolgente per una passione, un qualcosa che voi, probabilmente desiderate fare, sia proposta novità, sia anche possibilità di iniziare un lavoro vero e proprio o anche un qualcosa che vi coinvolge, può essere una fase iniziale poi da capire e comprendere se fa il caso vostro e poi, procedere, diciamo appunto magari continuare. Per le finanze sì, si vede una fase di miglioramento, però vi ricordo che, si tratta di vedere maggior risultati in futuro, quindi in questo caso bisogna cercare di avere tanta, tanta pazienza, anche tanta razionalità, ma soprattutto di seguire il vostro, intuito e il vostro cuore. E adesso andiamo a vedere infine i segni zodiacali da attenzionare particolarmente nel vostro mese di gennaio. Troviamo lo Scorpione,
Ricordo che questo è un oracolo astrologico e quindi possiamo trovare anche altre informazioni. In questo caso troviamo Venere che ci parla di Bilancia e Toro e poi l'Acquario. Un oracolo astrologico vuole suggerire di seguire i vostri desideri, ma l'abbiamo già visto, e ovviamente avere dei rapporti abbastanza sereni o concreti, proprio che vi diano la possibilità di esser tranquilli nel seguire i vostri, desideri. Non solo, ci parla di rapporti in genere che migliorano, che si intensificano, anche, a livello intimo o di collaborazioni, o anche tante cose che si riferiscono alla materialità, quindi soddisfazioni, ottenimenti, avere dei rapporti in crescita, in evoluzione e che possono essere molto, molto ispiranti per voi. Si conclude qui la lettura. Io vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare motivazionale. Vi auguro un buon mese di gennaio. Ciao!